Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Copemil, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 4 ottobre 2021. Cos'è Copemil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Copemil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Copemil? Copemil è un farmaco a base del principio attivo glatiramere acetato, appartenente alla categoria degli immunostimolanti e nello specifico altri immunostimolanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Copemil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Copemil 20 mg/ml soluzione iniettabile 28 siringhe pre-riempite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: glatiramere acetato. Gruppo terapeutico: immunostimolanti. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: glatiramere acetato è indicato per il trattamento della sclerosi multipla, SM, recidivante, vedere paragrafo 5.1. Per importanti informazioni sulla popolazione nella quale è stata stabilita l'efficacia. Glatiramere acetato non è indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria. Posologia. L'inizio del trattamento con glatiramere acetato deve essere eseguito sotto controllo da parte di un neurologo o di un medico esperto nel trattamento della SM. Posologia. La posologia raccomandata negli adulti è di 20 mg di glatiramere acetato, una siringa pre-riempita, somministrato per via sottocutanea una volta al giorno. Attualmente non si sa per quanto tempo il paziente debba essere trattato. Una decisione concernente il trattamento a lungo termine deve essere presa caso per caso dal medico curante. Anziani. Glatiramere acetato non è stato studiato specificamente nell'anziano. Compromissione renale. Glatiramere acetato non è stato studiato specificamente in pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di glatiramere acetato nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Tuttavia, dati limitati pubblicati suggeriscono che il profilo di sicurezza in adolescenti da 12 a 18 anni che ricevono 20 mg di glatiramere acetato al giorno sottocute sia simile a quello osservato negli adulti. Non essendoci abbastanza informazioni disponibili sull'uso di glatiramere acetato in bambini sotto i 12 anni non è possibile farne alcuna raccomandazione d'uso. Di conseguenza, glatiramere acetato non deve essere utilizzato in questa popolazione. Modo di somministrazione. Copemil è per uso sottocutaneo. I pazienti devono essere istruiti sulle tecniche di autoiniezione e devono essere seguiti da un operatore sanitario la prima volta che si iniettano da soli il prodotto e nei 30 minuti successivi. Deve essere scelta una diversa sede per ogni iniezione, in modo da ridurre le possibilità di un'eventuale irritazione o di dolore nella sede dell'iniezione. Le sedi dell'autoiniezione comprendono l'addome, le braccia, le anche e le cosce. Se i pazienti desiderano effettuare l'iniezione con un dispositivo di iniezione, ha disponibile il dispositivo MIECT. Il dispositivo MIECT ha un autoiniettore da utilizzare con le siringhe pre-riempite di Copemil e non è stato testato con altre siringhe pre-riempite. Il dispositivo MIECT deve essere utilizzato come raccomandato nelle informazioni fornite dal produttore del dispositivo. Controindicazioni. Glatiramere acetato è controindicato nelle seguenti condizioni: ipersensibilità alla sostanza attiva, glatiramere acetato o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Glatiramere acetato deve essere somministrato esclusivamente per via sottocutanea. Glatiramere acetato non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare. Il medico curante deve spiegare al paziente che, entro alcuni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le interazioni fra glatiramere acetato e altri farmaci non sono state valutate formalmente. Le osservazioni dagli studi clinici disponibili e dall'esperienza successiva alla commercializzazione non suggeriscono alcuna significativa interazione vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Copemil. insieme ad altri farmaci come Eurostisabri, soluzione a euro, Eurostisabri, soluzione, uso interno, a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Copemil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Copemil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. I dati attuali sulle donne in gravidanza indicano che glatiramere acetato non causa malformazioni o tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi sugli effetti del farmaco sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In tutti gli studi clinici le reazioni avverse osservate più frequentemente sono state reazioni nella sede dell'iniezione che sono state segnalate dalla maggior parte dei pazienti trattati con glatiramere acetato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con glatiramere acetato, fino a 300 mg di glatiramere acetato. Questi casi non erano associati ad eventi avversi diversi da quelli citati nel paragrafo 4.8. Trattamento. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere tenuti sotto controllo e bisogna istituire una terapia sintomatica e di sostegno appropriata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori, altri immunomodulatori. Codice ATC. L03AX13. Meccanismo d'azione. Il meccanismo mediante il quale glatiramere acetato esercita effetti terapeutici in forme recidivanti di SM non ha proprietà farmacocinetiche. Non sono stati eseguiti studi farmacocinetici in pazienti. I dati ottenuti in vitro e i dati limitati raccolti da volontari sani indicano che, somministrando per via sottocutanea glatiramere acetato, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione, oltre all'elenco degli eccipienti, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Copemil a base di glatiramere acetato sono Copaxone, soluzione, uso interno, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.